Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi parliamo del 251 minore. Quali sono le differenze col 251 maggiore, che abbiamo visto qualche video fa e in caso lo trovi qui cliccabile o in descrizione. Quali sono le problematiche tipiche del 251 in tonalità minore, come aggirarle, come affrontarle e alcuni consigli per l'improvvisazione. Sebbene il senso rimanga lo stesso rispetto al 251 in tonalità maggiore, quindi preparazione, tensione e risoluzione, 2, 5, 1, ci sono alcuni aspetti che differenziano il 251 in tonalità minore da quello in tonalità maggiore. Innanzitutto i primi dubbi vengono perché mentre in tonalità maggiore noi sappiamo che la scala di riferimento è la scala maggiore e fine della discussione, in tonalità minore abbiamo tre scale, non una. Abbiamo la scala minore naturale, la scala minore armonica e la scala minore melodica. Quindi esempio in Do minore naturale, Do minore armonica, settimo grado si alza, Do minore melodica, il sesto e il settimo. Piccolo trucchetto, tra l'altro la scala minore melodica corrisponde alla scala maggiore con la terza minore, quindi Do maggiore con la terza minore. Quindi invece di essere abbiamo il Mi bemolle. Più facile che dire Do e la relativa minore di Mi bemolle maggiore, prendo la scala minore naturale, alzo il sesto e il settimo grado, troppo lungo, ok? Probabilmente già le sapete queste cose, però nel dubbio le ho buttate lì. Quindi dicevo, il dubbio sorge perché abbiamo queste tre scale e quindi quando andiamo a pescare i nostri accordi sui gradi, quindi armonizzando la scala, da quale scala dobbiamo prendere per avere degli accordi che abbiano un senso? E allora, diciamo, vi risparmio tutti i calcoli, proviamo ad andare al sodo. Diciamo che il secondo grado, quando lo armonizziamo dalla scala minore melodica, lo otteniamo minore settima, quindi Re minore settima, mentre nelle altre due scale è semidiminuito per via del La bemolle, appunto. Diciamo che in generale il minore settima non è che sia impossibile, però non funziona un granché perché non ci dà alcuna idea di tonalità minore in arrivo e quindi non funziona molto bene per preparare una cadenza in minore. Quindi generalmente come secondo grado scegliamo l'accordo semidiminuito, ovvero minore settima con la quinta bemolle. Quindi lo prendiamo o dal secondo grado della minore naturale o dal secondo grado della minore armonica, insomma. Il quinto grado, allora sulla melodica e sull'armonica il quinto grado lo troviamo di dominante. Fantastico, come nella tonalità maggiore. Mentre sulla minore naturale è un accordo minore, quindi su Do minore naturale, non avendo la sensibile che dista un semitono dalla fondamentale, ma avendo il Si bemolle, mi si viene a creare questo Sol minore che è molto più debole per risolvere a Do minore. Si può utilizzare magari in dei contesti un po' più folk oppure più statici, armonicamente quasi modali magari, però non funziona molto per fare una cadenza veramente in tonalità minore. E quindi come quinto grado preferiamo l'accordo ridominante, quindi quinto grado o della melodica o dell'armonica. Per il primo abbiamo varie opzioni. Allora, sulla scala minore naturale troviamo l'accordo minore settima. Questo è quello che suonano tutti i principianti e è il peggiore, lasciatevelo dire. Per quanto suoni bene, per carità, però è l'accordo meno stabile, con meno funzione di risoluzione, è meno tonica degli altri. Perché quando facciamo una cadenza in minore e risolviamo su Do minore settima, poi ci aspettiamo che la successione di accordi prosegua e quindi io mi aspetto questo, mi aspetto Fa settima dopo e quindi non funziona molto bene come accordo di risoluzione e dunque di tonica. Accordi che funzionano meglio, uno in particolare è l'accordo minore sesta, è un po' più scuro ma è risolutivo, quindi attenzione a non fare l'errore di suonare la sesta minore perché otteniamo tutt'altro tipo di accordo. La sesta deve essere sempre la sesta maggiore, dunque questo accordo è preso dalla scala minore melodica, quindi in questo caso Do, Mi bemolle, Sol, La naturale, non La bemolle, mi raccomando. Un altro accordo che possiamo costruire sulla scala minore melodica è l'accordo minore major 7, quindi minore con la settima maggiore.
che sì, è molto scuro e quindi effettivamente ricorda molto bene la tonalità minore e la risoluzione, ma è anche piuttosto dissonante e quindi sì risolutivo, ma forse meno dell'accordo minore settima. Questo accordo qui sì, è risolutivo, però comunque contiene anche la sensibile, tra l'altro, quindi quel pizzico di movimento comunque ci sta. Ma questo accordo è sicuramente meglio dell'accordo minore settima, nonostante sia molto più consonante, quell'accordo non assolve veramente la funzione che ci serve a noi di risoluzione, quantomeno in un 2-5-1 minore quando siamo in una tonalità minore, ok? Quindi il mio consiglio è, se siete alle prime armi, utilizzate sempre l'accordo minore sesta e tenete l'accordo minore major 7 per quando volete dare quella punta di tensione e di dissonanza in più. Tra l'altro una cosa molto bella che si può fare è suonare un accordo minore major 7 e poi far scendere la settima alla sesta e quindi diciamo avere che rilascia parte di quella tensione data dalla settima maggiore. Quindi abbiamo capito che il secondo grado tendenzialmente sarà semidiminuito, il quinto grado tendenzialmente dominante e il primo minore sesta se vogliamo stare sicuri, minore major 7 se vogliamo aggiungere un po' di dissonanza, minore settima se proprio non ci vanno giù gli altri due accordi e magari poi la successione di accordi continua, ma attenzione perché è un po' instabile quell'accordo. Ora focalizziamoci un attimo sull'accordo di dominante. Diciamo che l'accordo di Sol settima in Do minore sempre abbiamo detto che può venire o dalla scala minore armonica o dalla scala minore melodica. Nel caso della scala minore armonica di Do, diciamo che noi abbiamo il Mi bemolle e il La bemolle, che per Sol corrispondono a nona bemolle, il La bemolle, e tredicesima bemolle, o insomma sesta minore, il Mi bemolle. Quindi suonare la scala minore armonica di Do sull'accordo di Sol dà vita a una scala che per Sol settima ha la nona bemolle e la tredicesima bemolle. Dunque in alternativa, se invece lo prendiamo dalla scala minore melodica, abbiamo il La naturale e il Mi bemolle, quindi solo la tredicesima è alterata. Diciamo quindi che da questo cosa impariamo? Che in generale un dominante che deve risolvere al minore deve quantomeno avere la tredicesima bemolle, probabilmente anche la nona, anche se è meno vincolante magari. Poi posso scegliere anche di aumentare il grado di tensione e ad esempio usare la famosa scala alterata, ovvero la scala superlocria. Ci ho fatto un video recentemente a riguardo, se te lo sei perso te lo puoi andare a recuperare qui. E quindi utilizzare appunto la scala alterata di Sol per aggiungere quel pizzico di tensione in più, magari in un momento più che voglio enfatizzare maggiormente nel brano. A livello di voicing, quando suoniamo solo terze e settime non cambia quasi nulla, quindi se devo fare un Re semidiminuito o un Re minore settima non cambia assolutamente nulla. La differenza non si sente dall'accordo, ma magari la melodia o l'improvvisazione passano per le note leggermente diverse e quindi si capisce che siamo in minore. Poco male. Il dominante non cambia nulla tra cadenza maggiore e cadenza minore. L'unica cosa che cambia quando utilizziamo i voicing terza e settima è l'accordo di tonica, quindi il primo grado, dove invece di avere terza maggiore e settima maggiore avremo terza minore e probabilmente sesta maggiore, quindi un 2-5-1 in Do minore con voicing solo terza e settima più il basso sarà, se vogliamo fare quel giochetto della settima maggiore che scende alla sesta. Quando utilizzo invece i voicing rootless o left hand voicing, gli accordi senza fondamentale per capirci, allora lì attenzione a una cosa, attenzione perché gli accordi senza fondamentale abbiamo visto nel video sui voicing, anche questo in caso ve lo lascio qui, che tendenzialmente si costruiscono terza, quinta, settima e nona, 3, 5, 7, 9, oppure 7, 9, 3, 5. Dunque la nona c'è sempre nei nostri voicing. Ma nell'accordo semidiminuito la nona tendenzialmente suona male, è una cosiddetta avoid note. Ad esempio prendiamo il Re semidiminuito, la nona è Mi bemolle
questo accordo non suona benissimo. In questo caso il mio consiglio è quello di evitare di mettere la nona, ma mantenere la sequenza di note uguale in modo da non rompere il legame armonico, quindi 3-5-7-9, 7-9-3-5, 3-5-7-9, ma al posto della nona ripetere la fondamentale. Sì, abbiamo detto che questi sono gli accordi, i voicing senza fondamentale, ma nel semidiminuito facciamo un'eccezione e ce la mettiamo per non avere rogne sostanzialmente. E quindi re semidiminuito partendo dalla terza sarà 3, 5, 7, al posto della nona la fondamentale. Che poi mi si collega bene a 7, 9, 3, 5 per sol settima, dove la nona sarà bemolle e la quinta può essere giusta, oppure possiamo mandarla alla tredicesima bemolle e quindi e poi 3, 5, 7, 9. Se scelgo la sesta, al posto della settima metto la sesta, quindi do minore sesta sarà 3, 5, 6, 9. Suoniamo questi voicing mettendo un basso. Ok, lo stesso vale nell'altro rivolto, quindi partendo dalla settima, per il semidiminuito avremo invece che 7, 9, 3, 5, 7, 1, 3, 5. Questo per evitare quella dissonanza con la nona minore. Passiamo adesso all'improvvisazione. Qui c'è un problema specifico, che tutti questi accordi che abbiamo scelto poi alla fine vengono da scale diverse e quindi è un po' difficile far combaciare un'unica scala per suonare su tutto il 251, come per esempio facevamo nel 251 maggiore, dove tendenzialmente, se non faccio alterazioni particolari, sto facendo un 251 in Fa maggiore, posso suonare la scala di Fa maggiore sul 2, sul 5 e sull'1, magari evidenziando le note cordali a seconda dell'accordo che state suonando, ma tendenzialmente suonando la scala della tonalità senza problemi. Ecco, in questo caso, intanto abbiamo detto che la scala della tonalità non è una, ma sono 3 possibili. E poi questi accordi non vengono tutti dalla stessa scala, quindi è un po' difficile farli andare d'accordo. Diciamo che c'è una sola scala che forzandola può funzionare su tutti e tre gli accordi, e questa scala è la scala minore armonica, perché tendenzialmente il re semidiminuito, faccio sempre l'esempio in do per facilità, il re semidiminuito è compatibile con do minore armonico. Il sol settima, anche questo è compatibile con do minore armonico perché ha il si naturale. Adesso sto partendo dal do, che poi sarebbe proprio una void note perché abbiamo il semitono col si, però per adesso intanto queste sono le note di riferimento, poi magari sul do uno cerca di non soffermarcisi troppo. E poi il problema è che nella scala minore armonica l'unico accordo di tonica di primo grado che abbiamo è il minore major 7, che abbiamo detto è un po' dissonante, quindi diciamo intanto non è proprio l'accordo, la prima scelta, quella più tranquilla di tutti. Però ricordandoci questa cosa, se non vogliamo avere troppi pensieri e cambiare scala da un accordo all'altro rapidamente, che soprattutto all'inizio è veramente molto impegnativo, cioè può veramente sopraffare un po' questa cosa di cambiare scala ogni accordo all'inizio, può essere una buona idea improvvisare usando la scala minore armonica, ricordandosi di fare l'accordo di primo grado con la settima maggiore, oppure, vi dirò di più, senza settima proprio, quindi suonare solo terza, quinta e nona o fondamentale, quindi magari invece di fare questo, fare semplicemente questo, che comunque come primo grado minore è assolutamente dignitoso. Certo, la scala minore armonica suona piuttosto esotica, diciamo molto arabeggiante, quindi ha dei limiti, effettivamente è molto bella, è molto interessante, però a volte può risultare appunto un po' troppo arabeggiante per il contesto. Quindi io direi all'inizio ce la facciamo andare bene, così almeno abbiamo una scala unica per tutto il 251. Man mano che prendiamo confidenza possiamo valutare eventuali scale alternative. Un esempio può essere quello di utilizzare la scala minore naturale, quindi do minore naturale per il re semidiminuito, così togliamo la componente, chiamiamola esotica. Usare la scala minore armonica di do oppure la scala alterata di sol, quindi sol superlocrio,
Do minore armonica, oppure Sol superlocrio, Sol alterato. E poi sul Do minore, primo grado, Do minore sesta, usiamo la minore melodica e qui magari possiamo valutare anche se fare quella cosa che si fa normalmente quando si studiano le scale, che in fase ascendente la minore melodica è effettivamente minore melodica e in fase discendente diventa minore naturale, che semplicemente vuol dire sesto e settimo grado innalzato ci servono quando dobbiamo risolvere sulla tonica, ma quando ci allontaniamo non ci servono, anzi ci danno l'impressione di poi andare a risolvere sulla terza maggiore, non. Questo è strano e quindi diciamo, possiamo essere più liberi di interpretare. Chiaramente se passiamo dalla sesta maggiore alla sesta minore continuamente, occhio all'accordo, nel senso non, magari può funzionare anche se mettete la sesta maggiore purché l'accordo sia leggero. Se mettete un accordone forte, in battere, tenuto, magari si sente un po' di più questa dissonanza, insomma. Un altro approccio è quello di utilizzare tutte delle scale minori melodiche un po' particolari. Diciamo, per il Re semidiminuito si può utilizzare la scala minore melodica di Fa, quindi in generale secondo semidiminuito, scala minore melodica che parte dalla terza. Fa minore melodico sul Re semidiminuito mi dà questo Mi naturale che è un po' strano perché è la terza maggiore della tonalità in cui mi trovo, che dovrebbe essere minore invece, però mi risolve un po' il problema della nona che avevamo visto che essendo minore era sostanzialmente una nota problematica. Diventando maggiore non ha più quell'intervallo di nona minore con la fondamentale che lo rende così dissonante, per quanto la nona maggiore sull'accordo semidiminuito comunque è bella tosta, è dissonante uguale, cioè non uguale, è dissonante lo stesso, meno dissonante della nona minore, ma comunque dissonante, come sentite. Però diciamo che magari mi dà la possibilità di sfruttare questa sonorità minore melodica ed essere un pochino più libero di non dover stare troppo attento a quella nota, quella nona minore. Sull'accordo di dominante possiamo usare la scala alterata, che quindi corrisponde alla scala minore melodica un semitono sopra, quindi La bemolle, e sul primo grado la scala minore melodica del primo grado, quindi Do. Quindi praticamente sul secondo grado suono la scala minore melodica che parte dalla terza di quell'accordo, quindi Re semidiminuito, Fa minore melodica. Sul quinto grado suono la scala minore melodica che parte un semitono sopra rispetto a quell'accordo, quindi La bemolle in questo caso, e per il primo grado suono la scala minore melodica del primo grado. Un esempio di come può suonare una combinazione di queste scale. Eccetera eccetera. Infine una cosa, se vogliamo, ve la dico alla fine anche se è la più semplice di tutti, ma anche perché è la meno accurata di tutti, quindi diciamo vi consiglio di usarla veramente col contagocce se volete veramente approfondire il linguaggio, è la scala pentatonica. Volendo possiamo usare la scala minore pentatonica su tutto il 2-5-1, sapendo che in realtà poi andiamo a toccare un sacco di note problematiche, però che comunque rende generalmente il senso della tonalità, quindi specialmente se non insistiamo troppo con la mano sinistra a suonare gli accordi, ma magari lasciamo solo al bassista il compito di fare i bassi, tendenzialmente può funzionare, quindi. Questo dà una sonorità un pochino più blues e vedete suonando il basso comunque può anche suonare abbastanza bene. Ma il problema della pentatonica è che crea fortissima dipendenza e poi diventa difficile suonare utilizzando altri sistemi. Quindi io vi consiglio magari di fare un po' e un po', non lanciarvi solo sulla pentatonica perché è comoda, perché poi magari
potrebbe darvi dei problemi, appunto. Comunque in futuro farò un video sulle pentatoniche sicuramente più approfondito, così capiamo meglio anche come tutti i vari utilizzi dal più semplice al più complesso. Bene, quindi questa intanto era una panoramica sul 251 minore che, come avete visto, ha una serie di specifiche in più rispetto al 251 maggiore che piano piano è bene conoscere per approfondire il discorso. Se hai dubbi, domande, curiosità, suggerimenti per i prossimi video, fammelo sapere nei commenti. Se ti va, ti puoi iscrivere al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie!